Ciao ragazzi, bentornati nuovamente qui sul canale. Oggi mi vedete alle prese con questa 106 1000 di cilindrata serie motore TU. Come voi ben sapete, questa serie è montata su molte vetture del gruppo PSA, Citroën Peugeot. Nella fattispecie abbiamo qui il 106, ma è montato su 206 C3 Berlingo Saxo, se non sbaglio, nelle varie declinazioni 1000, 1100, 1400. In questo video andremo a vedere come sostituire la guarnizione del coperchio punterie e già che ci siamo andiamo a fare anche un controllo e una regolazione delle valvole. Andiamo a vedere come eseguire la regolazione in modo corretto. Prima però, se ancora non l'avete fatto, vi ricordo ovviamente di andare ad iscrivervi al canale, attivare la campanella così non perdete nessun video, nessuna novità del canale, e se questo video vi può essere d'aiuto, mi raccomando, lasciate anche un bel like. Il ricambio che sono andato a acquistare è questo. Ecco qui, è semplicissima, non dobbiamo fare cose strane, quindi andare a smontare tanti particolari, per fortuna è molto semplice, e i ricambi poi, tutto quello che vedete, ve lo lascerò linkato sotto nelle descrizioni. Il controllo del gioco delle punterie è un'operazione che va fatta con una certa periodicità. Vi consiglio, qualora voi aveste un impianto a GPL, di andare a controllare questi giochi anche in maniera più frequente. Ragazzi, qualora aveste dubbi o perplessità su tutta l'operazione, vi raccomando di lasciarmelo scritto sotto nei messaggi. Io, ovviamente nel limite del possibile, vi scriverò e cercherò di aiutarvi. Procediamo, dai. Prima di smontare, ragazzi, vi faccio vedere in che condizioni è la sua guarnizione. Anche sul lato qui sono presenti delle crepe, questo perché la guarnizione ormai si è indurita, è passato molto tempo dalla sostituzione che sia stata fatta, ma anche perché è presente, come vedete, una perdita sia nella parte frontale che anche posteriormente c'è presente una trasudazione. Non è moltissima, ma comunque è bene andarla a sostituire. Come prima cosa inizio con lo smontare il coperchio della distribuzione, la parte solamente quella alta. Sforzo leggermente e tiro fuori. Qui abbiamo una e una due bulloncini da 10. Tolti, vado a sfilare. Sempre due bulloncini da 10 li vado a togliere per sfilare la staffa che trattiene il fascio cavi. Via i dadi e anche le rondelle. Liberato il fascio cavi dalla staffa, rimuovo le due ulteriori rondelle che erano presenti sotto la staffa e vado a togliere il tubo vapori olio. Ok. Prima di andare a togliere i due bulloni che trattengono il coperchio delle punterie, vado a spostare il cavo dell'acceleratore e lo vado a mettere in parte. Bussola da 13 e andiamo a toglierle.
Togliendo il coperchio punterie ho notato delle piccole tracce d'acqua. Questo non è nulla di preoccupante perché si tratta della condensa che si forma e va praticamente a depositarsi nella parte sopra del coperchio punterie, va a mescolarsi un po' con l'olio e va a formare questa specie di mousse, diciamo. Non dovete spaventarvi quando trovate queste piccole tracce. Va da sé ovviamente che se questa mousse la ritrovate poi sparsa dappertutto, non solamente in alcuni piccoli punti, lì molto probabilmente dovrete andare a controllare la guarnizione della testata. L'olio ha il suo colore, anche se un colore scuro, e qui sarà da fare un cambio olio, però non è miscelato con acqua. Questo problema su questo motore non c'è. Se si vuole essere ancora più sicuri, se si è nel dubbio, si possono fare le varie prove del caso. Mi sono spostato qui al banco per andare a rimuovere la guarnizione del coperchio ed in più andare a pulire un po' l'interno del coperchio stesso. Qui è presente una paratia e ci sono anche nelle due parti dove va avvitati due spessori. Andrò a togliere tutto e a ripulire. In più mi sono accorto che il coperchio ha preso un colpo e se vedete qui è anche leggermente storto, ha fatto un po' di pancia. Provo a vedere se riesco a metterlo in piano, così il coperchio poi è a posto, pronto per essere rimontato. Via la guarnizione, mettiamo in parte il carterino, sempre in parte, e i due distanziali. E guardate qui, umidità e acqua che si è formata, ha fatto questa bellissima mousse. Ripuliamo tutto e diamo anche una sistemata al coperchio. Ok ragazzi, ho ripulito il tutto come potete vedere e sono andato a risistemare anche la piccola bozza. Ripristinato il tutto, sono pronto per mettere la nuova guarnizione. Come nella vecchia è presente anche questa parte in plastica che era rivolta verso la parte frontale dell'auto. Io andrò a fare la stessa cosa. Messa correttamente la guarnizione, per il momento vado a mettere da parte questi pezzi che andrò a rimontare poi successivamente una volta terminata la regolazione delle punterie. Ok ragazzi, vedete, sono andato a pulire tutta la parte basamento dove andrà a riposizionarsi poi il coperchio delle punterie. Adesso secondo me arriva la parte più bella del video dove andrò a fare la regolazione delle punterie. Queste sono punterie meccaniche e abbiamo un 4 cilindri, quindi cilindro 1, 2, 3 e 4. L'ordine di scoppio
immagino lo sapete, è 1, 3, 4, 2. Per andarle a regolare dobbiamo partire mettendo il cilindro numero 1, che è questo, con la valvola di scarico tutta aperta. Vi lascerò una piccola tabella che ritroverete nel video. Questo è lo scarico, queste sono le valvole di scarico, queste di aspirazione. Gli spessori da utilizzare per la taratura sono due rispettivamente. Quelle di scarico sono 0,40, mentre per l'aspirazione è un 0,20. Ve le faccio vedere sullo spessimetro. Per andare a muovere l'albero a camme non dobbiamo puntarci qui, ma bensì sulla puleggia dell'albero motore. Chiave da 22 e giriamo in senso orario. Una volta allineata la puleggia, come vedete questo è il foro, è centrato, avremo che nel primo cilindro la valvola di scarico è completamente spinta verso il basso, aperta. Avremo il quarto cilindro di scarico libero, sentite, e il terzo in aspirazione. E posso procedere alla regolazione di questi due. Iniziamo dal quarto cilindro, valvola di scarico, chiave da 4 e chiave da 10 da svitare. Tengo fermo sopra. Qui sopra possiamo andare a regolare il nostro gioco. Spessimetro 0,40 e lo vado ad inserire. Non deve essere né troppo libero né nemmeno troppo stretto. Dovete trovare il giusto compromesso. Tengo bloccato sopra e vado a richiudere. Prima di andare a togliere lo spessimetro vado a chiudere il dado con la dinamometrica. Perfetto. Passo alla valvola di aspirazione, che in questo caso invece è 0,20 lo spessore da utilizzare. La vado ad aprire ed inserisco lo spessore. Tarata correttamente, richiudo il tutto. Ed andiamo adesso sul terzo cilindro, andiamo sempre a girare la puleggia dell'albero motore e portare la valvola di scarico del terzo cilindro completamente aperta. Andremo a regolare la valvola del cilindro numero 2 di scarico e la numero 4 aspirazione. Come vedete, l'attacca che era presente nella parte superiore della puleggia si è spostata di 90 gradi. Posso andare ad eseguire la taratura. Ad ogni 90 gradi della puleggia dell'albero a camme potremmo andare di volta in volta a regolare due valvole alla volta.
Aperta adesso la valvola del quarto cilindro, vado a regolare il primo cilindro in scarico e il secondo in aspirazione. Ci manca l'ultima coppia. Ho portato la valvola di scarico del cilindro 2 in apertura e posso fare aspirazione 1 e scarico 3. Ora ragazzi che ho registrato tutte le punterie, sono pronto a rimettere su il coperchio. Andiamo a metterlo su, dai. Mi assicuro che sia pulito tutto il bordo, non ci siano tracce di olio, perfetto, e vado a rimontare il carter. Lo vado a mettere centrato e metto le due boccolette, una e due. Preso il coperchio, lo vado a inserire. Metto un goccetto di pasta nera qui dove c'è il perno. Poi dopo andrò a pulire tutta la parte. Chiudo i due dadi con la dinamometrica e vado a ripulire l'eccesso di pasta nera. Uno e due. Riposiziono il cavo acceleratore. Basterà sentire un clac, perfetto, e vado a mettere la staffa che trattiene tutti i cavi candele. Rondella, rondella, inserisco la nostra staffa, rondella, rondella e i due dadi. Come ve ne sarete già accorti a inizio video, il manicotto devo dire che è messo molto male, è proprio cotto, è duro
andrò a cambiarlo in un secondo momento. Intanto vado a mettere un po' di vasellina nei due punti di innesto. Vado ad allentare leggermente la fascetta qui sul corpo farfallato e questo mi permette un po' di potermi muovere con tutta questa parte. Ultimo pezzo che dobbiamo andare a montare è il carter della distribuzione. Fate attenzione a questo spacco che deve andare a innestarsi con l'altro carter, quello più basso. Aggancio la tubazione, sentirete un clac e direi che abbiamo terminato. E rieccoci qui ragazzi a lavoro terminato. Spero che abbiate trovato questo video interessante. Se avete dubbi o perplessità scrivetemi sotto nei commenti. Ci saranno altri video su quest'auto, come potete vedere qui ho altri ricambi pronti per essere installati su quest'auto, quindi se avete questa tipologia di auto sappiate che usciranno altri nuovi contenuti. Tutti i ricambi utilizzati nel video li ritroverete linkati sotto nelle descrizioni e utilizzando questi link supporterete il canale. Per questo video è tutto, noi come sempre ci vediamo ad un altro prossimo video e mi raccomando seguitemi anche sugli altri social, Facebook, Instagram e TikTok. Ciao!